I'm in the business of making music. That music business, the business no one can witness. Cause I make that crack music, nigga. That real black music, nigga. The only singles that I'm dropping are the ones slapping at the band of your white briefs. White boys, please can barely believe. I walk by and they hold their seats by the seams of their jeans. Jeans with the money. Stai zitta, stai. Come state? Bene. Non mi interessa. Allora, sono qui per raccontare la mia storia, va bene? Vi fa bene ascoltare qualcosa di vero, perché in testa avete solo cazzate. Avete la testa piena di cazzate. Siete venuti convinti di passare una serata rilassante, vero? Faccio passare la serata più brutta della vostra vita. Perché non vi sopporto. Ecco perché. Dopo quello che mi fate subire quando siamo lì fuori, adesso che vi ho qui dentro in pugno, come vi devo trattare? Bene? Non esiste. Faccio passare un'ora di merda, vi faccio passare. E vediamo. Allora, la mia storia. Io sono nato a Palermo. Palermo è in Sicilia. Lo dico perché in mezzo a tante persone c'è sempre quello più ignorante di tutti. E ho già capito chi è. Il cretino si è messo pure in prima fila. Ho 36 anni, li porto bene perché ho comprato una crema per le rughe. Non è vero, non faccio un cazzo tutti i giorni. Non sono sposato, non ho figli. Chi me lo fa fare? Ho una fidanzata da 8 anni che tradisco regolarmente. Ecco perché stiamo ancora insieme. Se sono diventato così, con questo carattere intrattabile, rissoso, è perché sono nato in agosto. Dice che c'entra, c'entra. Non sono così perché i miei genitori hanno divorziato, che purtroppo stanno ancora insieme. Non sono così perché i miei si drogavano, magari. Sono così perché sono nato in agosto e ho passato dei compleanni di merda. Perché d'estate i miei compagni non c'erano, erano al mare, con le famiglie. Festeggiavo con gli zii settantenni, festeggiavo. Che per fortuna sono morti tutti. Neanche un cugino c'era, pure loro al mare, sti stronzi. Quelli nati da settembre a maggio facevano la festa a scuola, in classe, con la torta che gli portava la mamma. Io ero geloso di questa cosa e questa gelosia mi faceva diventare cattivo. Quando nessuno se ne accorgeva, sputavo sui salatini, sputavo. Raccoglievo la polvere di gesto dagli angoli della lavagna e la mischiavo nello zucchero a velo della torta. Che me ne frega a me? Tu c'hai la festa, io no, fottiti. Io mi sono fatto il calcolo, mi sono fatto. Per nascere in agosto, i miei avevano trombato a dicembre. Vi state facendo il calcolo pure voi? Vi state facendo? Nel mese di Natale, ti rendi conto? Quando si sta in famiglia e ci si scambia i regali. E loro che facevano? Sti maniaci. Se non volete rovinare l'infanzia di un bambino da ottobre a dicembre, non accoppiatevi. La festa con i compagni è importante. Non potete rovinare l'infanzia per il vostro divertimento di 2 minuti. 2 minuti per una vita da esclusi. I miei lo facevano una volta all'anno, giusto in quel periodo devi fare. Trombate con altruismo, trombate. I complessi dei vostri figli partono da voi, partono. La mia era una famiglia per bene, anche questa cosa è brutta. Avevo capito che essere buono non serve a niente, porta solo a frustrazione. Quando mi dicevano il bambino è buono e bravo, in classe mi picchiavano. Perché i bulli vanno da quelli più deboli, è ovvio, mica vanno da quelli più forti. Quindi mai dire queste cose ad un bambino. Gli fate cattiva pubblicità, gli fate. Voi lo sapete quanto è brutto non nascere con una madre prostituta, lo sapete? Tutta l'adolescenza devi fare a pugni quando te ne insultano. Se mia madre fosse stata una prostituta era meglio, era. Mi sarei evitato tutte quelle risse. Invece è una specie di santa fissata con la religione. Mi faceva portare i capelli biondi e lunghi per farmi fare Gesù nella Via Crucis per piccoli.
Ogni anno con sta storia mi metteva in croce, mi metteva. E con sti capelli lunghi i miei compagni mi dicevano Ricchione, portami a tua sorella. Ma nessuno che me la portava. Se ti fa un'idea sbagliata su di me, mi devi dare la possibilità di discolparmi. Perché non me la portavano? Perché? I miei genitori erano buoni e per colpa loro subivo. A casa avevamo il salotto pieno di santini e statue e questo ambiente religioso da piccolo mi aveva dato una speranza, perché i mafiosi sono molto credenti. Invece a mio padre non gliene fregava della religione, ma la rispettava. Se sbatteva il mignolo in qualche spigolo, non diceva neanche una bestemmia, non diceva. Non volevo fare la sua fine. Un uomo che paga le bollette, che schifo. Butta quei soldi invece di giocarsela alle slot machine. Un uomo che non tradiva la moglie. Una vergogna. Aveva la segretaria che gliela sbatteva in faccia, lui niente. I padri dei miei amici avevano l'amante, lui mi faceva fare brutte figure. Mi dicevano, può essere che tuo padre è ricchione? Magari. Meglio ricchione che tirchio. Quell'uomo mi è stato di pessimi esempi, mi è stato. Mi diceva, devi frequentare quelli migliori di te. Bravo lo scemo, rimanevo sempre solo. Perché a quelli migliori di me, i padri, gli dicevano la stessa cosa, gli dicevano. Poi nel quartiere di fronte ho conosciuto i figli dei delinquenti. Correvano nudi, scalzi, sparavano con le pistole in aria, erano felici. Li invidiavo. E lì ho capito il rapporto padre-figlio, perché il padre delinquente è molto più sensibile. Un bambino di 8 anni era caduto, aveva il braccio che sanguinava e suo padre gli ha detto non ti preoccupare amore, per nascondere la cicatrice ti faccio fare un bel tatuaggio. Questa è dolcezza. A me il tatuaggio me l'ha vietato. Se lo fanno quelli che vanno in carcere, allora mi faccio arrestare. Sono così per colpa sua. I figli dei delinquenti erano rispettati, io trattato a pesci in faccia, trattato. Magari pesci, la fese di tacchino. Così ho iniziato a frequentare i peggiori e dopo un poco facevo schifo pure io. Che da piccolo mi hanno preso in giro perché ho bevuto il latte dal seno di mia madre fino a 3 anni. Allora ho avuto lo sviluppo lento. E mi piacevano le tette. Poi crescendo sono cambiato e il latte ho iniziato a succhiarlo dalle tette delle madri dei miei amici. Le madri dei miei amici me le sono fatte tutte. Se c'è qualche mio amico, adesso lo sa, tua madre me la sono fatta. E l'ho anche illusa. Lei credeva che la storia continuasse, io invece sono sparito. Ancora ogni tanto mi fa uno squillo, ma io niente. Mi manda messaggi, ti prego, torna. No, signora. Non ha capito che la frequentavo solo per fare un dispetto a suo figlio? Lui da piccolo mi ha trattato male. Dovevo fargliela pagare in qualche modo. Non potevo mica farmi il padre. Educare è un mestiere difficile, educare. La mia scrittura fa schifo. Ma la colpa sapete di chi è? Lo sapete? È del maestro, alle elementari, che quando sbagliavo non aveva pazienza e mi dava pugni in testa, mi dava. Una persona delicatissima. Ho un sacco di traumi per colpa sua. Perché prima i maestri qualche schiaffo lo davano. E se lo raccontavi a casa, i genitori dicevano ha fatto bene, ha fatto bene. La violenza sui minori era una cosa normale. E ora che sono adulto, io non posso picchiare i minori. Perché? Dimmelo. Se lo fai ti arrestano, vi sembra giusto? Non si possono picchiare i minori quando sono i minori di oggi che andrebbero picchiati, non quelli di ieri. E questa è la generazione che merita i pugni in testa, invece li ho presi io. Certi adolescenti di oggi che fanno schifo non si possono picchiare. E dov'è la giustizia? Più di una volta, attraversando la strada, ho rischiato di essere investito da uno che corre con quella macchinetta di merda che si guida senza patente. Non si ferma alle strisce, sto bastardo. Le strisce gli sembrano la strada sporca, gli sembrano. Un nano che guida e si atteggia da adulto, con la musica a tutto volume e la ragazzina di fianco, ancora più stronza di lui. Cioè, spero che torni a casa incinta, spero. E che il figlio lo chiami Angelo. Adolescente, uno che ride per cazzate, pure la risata è fastidiosa. Con sti peletti in faccia e le scarpe di 2 misure più grandi. Hanno il piede più grande del corpo, c'hanno. Gli cresce più in fretta del cervello, gli cresce. Questo è l'adolescente, uno privo di personalità che vuole le cose che hanno gli amici. Un ragazzino che si prepara a diventare l'uomo di merda che ci darà fastidio. E io,
che da ragazzino ero buono, venivo picchiato, Il maestro mi tirava l'orecchio a strapparmelo e lo odiavo perché non mi potevo difendere. A casa mi diceva, ma l'ha fatta bene. Mi picchiava e pensavo, quando cresco, vado sotto casa, gli faccio un culo così. Adesso sono cresciuto. Ci sono andato. Ho citofonato. Non c'era. È morto di vecchiaia. Un vigliacco. Ma io per accertarmi sono andato al cimitero. In effetti era morto, c'era la tomba e la foto. Lui che mi guardava con la faccia incazzata. Come può un uomo mettere la foto così sulla lapide? Era arrogante pure da morto, era. Non ho resistito. Gli ho pisciato sulla tomba. Se lo conoscevate avreste avuto la mia stessa reazione. Non sono stato l'unico a farlo. Aveva molti nemici. Com'è possibile che la tomba gliel'hanno messa accanto ai bagni del cimitero? E i bagni erano guasti. Io l'ho fatto. L'ho fatto un giorno, mentre pioveva, così si è lavata subito, ma l'ho fatto. A causa di questo brutto modo di insegnare, la scuola è stata faticosa per me. E dovevo farmela piacere in qualche modo. Così ho deciso di trasformare tutto quello che era negativo in positivo. E al primo liceo è avvenuto il miracolo. Sono capitato in una classe dove c'era la professoressa ninfomane. Sapete quelle notizie che ogni tanto si sentono? Arrestata insegnante perché aveva rapporti sessuali con l'alunno. Io ero il fortunato. Una storia bellissima. Io e la professoressa eravamo una coppia perfetta. A scuola non sono mai andato così bene in tutta la mia vita. A un certo punto pensavo fosse un'idea del ministro dell'istruzione per farmi studiare. Tutti a gridare allo scandalo, invece queste fortune capitano a pochi, capitano. Quell'anno non ho fatto neanche un'assenza. Litigavo con mia mamma quando mi diceva oggi rimani a casa, badi alla nonna, col cazzo ci vado a scuola. La scuola è importante. Lo facevamo dappertutto, lo facevamo. In classe, sulla scrivania, dietro la lavagna. E se sbagliavo, me lo faceva ripetere. Questo è insegnare. Questo è insegnare. Questo. Non i pugni in testa. Poi è finita. Il bidello ci ha beccati in palestra e l'ha denunciata. Sto vigliacco. Invidioso. Ho pisciato pure sulla sua tomba. E non pioveva. Se lo meritava. Mi ha infranto il cuore. Mi sentivo un re, ma quando l'hanno arrestata mi è crollato tutto. Non guardavo neanche più le mie compagne. Ormai mi piacevano le anziane, mi piacevano. Quell'anno ero stato bocciato e d'estate volevo comprarmi una bici. Mio padre, per punirmi, mi ha detto: vuoi la bici? Vai a lavorare, così vedrai cosa significa sudare. Gli ho detto: guarda che anche a rubare si suda. E si dimagrisce. Ho provato a lavorare, ho provato. Che lavori può fare un ragazzino di 13 anni? Oltre al postino della droga. Ho fatto l'aiutante parrucchiere, ho fatto. Era meglio il postino. Perché pure il proprietario mi trattava di merda. Mi diceva: prendi la scopa e raccogli i capelli da terra. No. Te li raccogli tu, te li raccogli. Io non faccio il parrucchiere spazzino, va bene? Mi screditava, diceva: uno come te potrà imparare a fare un taglio tra 20 anni. Giusto, umiltà. Ho preso le forbici, gli ho detto: io mi vado ad allenare, arrivederci. E gli ho tagliato i fili della luce. Mi sentivo umiliato, Volevo dimostrare a me stesso che ero capace. Così mi sono allenato con le bambole. E poi con i gatti randaggi. Gli facevo tagli allegri, Perché i gatti soffrono di crisi depressive. Ti si buttano sotto la macchina quando passi. Non sei tu che li investi, si buttano loro, si suicidano. Si suicidano perché odiano gli esseri umani. Voi, vi odiano. A voi. Li tenete a casa, volete educarli come se fossero dei figli e gli date da mangiare più di quello che riuscirebbero a cacciarsi da soli e li fate ingrassare. Hai mai visto il leone obeso? No, perché nella savana mangia solo quello che gli serve per vivere. Hai mai visto un leone buttarsi sotto la macchina? No, perché non è depresso. Nei safari si buttano sopra le macchine perché odiano voi, gli esseri umani.
che avete nominato le colombe simbolo della pace. Uno che ti caca addosso lo fai simbolo della pace. Come ragionate? Avete dato un senso alle colombe quando per natura un senso non ce l'hanno. A che servono le colombe? A niente. Cagano e basta. Una volta da piccola a Venezia avevo 4 colombe sulle braccia per fare la foto. Appena sono volate via avevo la giacca di renna piena di scagazzate. La renna non solo è morta per fare il mio giubbotto, è stata umiliata pure dalle colombe. Non bastavano gli umani a mancarle di rispetto. Povera renna. Ecco perché io farei i giubbotti di colomba. Che la renna non ti cagherebbe mai sulla spalla. È più educata, pure degli adulti, che per me sono stati dei pessimi educatori. Infatti me ne stavo con i miei amici. Gli amici dell'infanzia sono indimenticabili. I miei non mi ricordo come si chiamano, ma sono indimenticabili. Mi ricordo solo di Antonella, perché era buona. Una volta l'ho vista e mi ha detto che ha avuto difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro perché ci provano tutti. Assurdo. Se sei una bella ragazza è difficile trovare un lavoro senza una proposta sessuale, perché i capi d'ufficio non se ne fregano. Non ci sono mogli o figli che tengano. Se si vogliono fare una, le trovano sempre al bustapaga. In questo siete avvantaggiate voi brutte. Io quando sono entrato vi ho notato subito. Guardatevi, avete uno sguardo più sereno, siete più felici, perché voi brutte dovete mostrare solo quanto valete. Le belle devono mostrare anche qualcos'altro. Quindi siate orgogliose di essere brutte. E alcune si lamentano, sono brutta, è meglio. Così nessuno ti chiede di spogliarti per un lavoro. Quanti soldi buttati dall'estetista. Ci sono sceme che si rifanno pure. Certe femmine non capiscono niente. Comunque ora Antonella c'ha un lavoro e guadagna, ma dice che è un mestiere difficile, fare la escort. Io crescendo ho provato a eliminare la cattiveria che campeggiava nella mia coscienza e mi sono pure confessato. Ma il prete mi ha detto che la preghiera non bastava. Per farmi perdonare voleva che gli dessi anche un bacio. Quindi ho deciso di diventare una brutta persona. E voi mi avete fatto capire che era la strada giusta. Anche voi siete delle merde. Voi lo siete da stagisti, io volevo il contratto a tempo indeterminato. Perché non è vero che siete così? Ogni giorno fate brutte azioni, ma non le raccontate, vi nascondete. Al bar, se vi danno il resto in più, vi state zitti e ve lo tenete. Al supermercato, andate alla cassa veloce, quella massimo 5 prodotti, e ne portate 7. E poi dici, scusi, non li avevo contati, ma chi prendi per il culo? Mostrate solo il vostro lato positivo e tenete nascosto quello negativo. Tra 100 anni ci rimarrei male. Se una volta morto, vado in paradiso e mi accorgo di non trovarci nessuno di voi. Io adesso vi sto guardando. Se non ci trovo nessuno di voi, mi incazzo, va bene? O se non ci trovo nessuno dei miei parenti. Arrivo lì il primo giorno, sono spaesato, non so dove andare, cerco mio zio, dico ci sarà sicuro. Mio zio era un bravo signore, si comportava bene. Lo cerco e non c'è. Dov'è? Scopro che è all'inferno, perché in segreto supera la mia cugina. O se non trovo mia madre, mi ha rotto le palle tutta la vita, non fare questo, non fare quello. E poi la tengono chiusa in purgatorio. E tu che ci fai qui? E pensavo che non se ne accorgessero quando rubavo le offerte in chiesa. Che figura di merda. Ecco perché mi comporto così. Per non dare brutte sorprese a nessuno. Perché chi di voi crede di meritarsi il paradiso? Con tutto quello che fate ogni giorno volete andare in un posto dove c'è solo l'elite? Adesso vi do una notizia. Più della metà di voi non ci andrà. Quindi ormai divertitevi. Io lo so di non poter andare nello stesso posto di San Francesco, San Matteo. Non possono metterci sullo stesso piano, perché se fossi San Francesco mi incazzerei, protesterei reception, è ovvio. Quello ha fatto una vita a comportarsi bene per gli altri, arrivo io che mi sono comportato un po' benino e ci mettono sullo stesso piano, ci mettono. Ma poi che posto deve essere il paradiso? Noiosissimo. Pieno di santi, di preti. I preti no, perché dove vai? Voi non potete andare in un posto così se vi annoiate pure il sabato sera. Che ambiente ci sarà in paradiso? Tutti con sti sandali, ste tonache bianche, le barbe lunghe. Volete andare in un posto così? Secondo me non esiste. Se un giorno mi accorgerò che esiste, dirò stavo scherzando. Però sono curioso di incontrare il più grande ricercato al mondo.
Dio. Sono 2000 anni che lo cercano, nessuno lo trova. Questa sì che è una vera latitanza. Io sono così, sono così. Vivo alle spalle del prossimo e non mi vergogno, lo dico. Perché devo cucinare? Se sotto casa c'ho la mensa della Caritas. Metto una giacca vecchia e vado. Anche perché adesso si mangia bene. Prima c'era una suora che cucinava salato. Le ho detto, Suor Paola, togliti il grembiule, per te la Caritas finisce qui. Io non sono un viziato, ma il minimo ci vuole nella vita. Anzi, li odio, i viziati. Ci sono figli che ancora vivono con i genitori. Che schifo. Io a 30 anni ho preso le mie scelte. Mi sono detto, Angelo, ormai sei maturo, devi fare il grande passo. Ho deciso di vivere da solo. Ho detto ai miei, quella è la porta, prendetevi le vostre responsabilità. Adesso a casa senza nessuno sto benissimo. Loro si sono affittati una stanza, in condivisione, vicino all'università. La dividono con 2 studenti che lavorano. Mi hanno detto, ci troviamo male e volevate che ci andassi io. L'unico problema che avevo nel vivere da solo è che ai primi tempi avevo l'ansia. Non perché mia madre non mi preparasse più da mangiare, rifare il letto, lavare i vestiti, non per questo. Per queste cose ero tranquillo. La costringevo sempre. Ma perché mi era presa l'ansia per i ladri. Avevo paura che entrassero mentre dormivo. Mi tormentava questa cosa. Ecco perché volevo fare il ladro. Perché avevo capito che i ladri non ce l'hanno quest'ansia. Il ladro a casa sua dorme tranquillo. Chi ci va? Il ladro è a casa. Chi ci va? E dorme meglio. Però poi ho detto non è cosa mia. Fare il ladro non è cosa mia. Io non ce la farei ad entrare a casa degli altri. Ci sono case sporche, c'è disordine, non ce la vedo. Poi l'ansia l'ho superata. Perché ho pensato che i ladri ce l'avevano più della mia, con la gastrite. Perché loro soffrono con l'ansia di essere sparati. Entri in una casa ed esci in una cassa. Deve essere brutto. Hanno iniziato a farmi tenerezza. I gioielli che avevo nella cassaforte li ho tolti, li ho messi in dispensa. Nella cassaforte ci ho messo una bustina di camomilla. Se entra un ladro a casa tua e trova la camomilla in cassaforte, gli fai un bel regalo, gli fai. Pure i fiori di Bach ci puoi mettere. Dicono che sono romeni, perché in giro c'è troppo razzismo. Non sono solo i romeni che rubano, ci sono pure i moldavi. Il romeno non fa nulla di male, segue la sua natura. Deve rubare in casa. Il filippino pulisce, l'arabo spaccia, ma il romeno è il numero 1 ad entrare in casa. Non lo so perché. Forse perché tutta la vita una casa non ce l'ha, dorme nelle baracche, nelle roulotte e ha questo desiderio di aprire una casa entrando in quelle degli altri. Non lo so perché, ma è il numero 1. Ma magari esistono pure filippini che rubano in casa. Anche loro sarebbero bravi. Ti ruba loro dalla cassaforte e non lascia impronte. La cosa che mi tormentava è che non capivo come fanno a sapere quando esci da casa. Esci ed entrano loro. Come fanno a saperlo? Se non lo so neppure io quando devo uscire, come fanno a saperlo? Quindi ho capito chi sono i ladri. È il portiere. Quando andai a vivere da solo, ho vissuto un'altra brutta esperienza nella mia vita. Non dovrei raccontare queste cose, però è un modo per liberarmi. Quella che sta con me ha deciso di trasferirsi a casa mia dopo essere diventata vegetariana. Avevo una vegetariana in casa. Erano meglio i ladri, erano meglio. Mangia solo verdure, sta pecora. Andiamo al ristorante, ordino un piatto, io mangio la carne e lei si mangia il mio contorno. Io sto con questa, vi immaginate? Che sono nato e cresciuto a Palermo, il regno del cibo da strada. Voi siete mai stati a Palermo? Si mangia di tutto da noi. Le interiora degli animali sono il nostro forte, sono.
Da noi si mangia la lingua, il cervello, le palle, il piede, ma devi essere bravo ad abbinarle. Una volta ho preso una porzione di lingua e palle, la lingua sfiorava le palle, si erano indurite ed erano immangiabili. Un mio amico ha preso una porzione di piedi col cervello, mi fa: ne vuoi un po'? No, non sopporto i piedi in testa. Mi conosci? Da noi il pane più famoso è il pane con la milza, quella del vitello, dicono. Io non lo so di chi è e non mi interessa, perché è buona. Dopo che mangi una cosa che è buona, che te ne frega sapere di chi è? Anche se fosse carne umana, non mi interessa. Se io scoprissi che gli uomini si possono mangiare, aprirei subito un ristorante. C'ho un sacco di amici e parenti che non frequento più. Comunque con lei ho deciso di cambiare e di non essere il solito che critica con i pregiudizi. Ho provato queste nuove avventure, Ho mangiato le verdure. Ho messo una foglia di insalata nel mio panino con la milza. Io cambio, ma poco. Perché noi non cambiamo, mettetevelo in testa, noi non cambiamo. Vogliamo che gli altri cambino, ma noi non cambiamo. Lei pure non voleva cambiare. Voleva rimanere vegetariana. Io volevo rimanere lo stronzo di sempre. Sentiamo che sto entrando allo spettacolo, ok? Non ti sto liquidando, è che è vero, ma te l'ho detto chi è Angelo Duro, che attira la gente proprio perché è uno stronzo. Angelo Duro è quello che dice ciò che noi non vogliamo mai dire, ma pensiamo tutti i santi giorni e momenti. Politicamente scorretto. È una figata. È la persona più scorretta, ma anche la più realista che potrete mai conoscere. Walk by as they hold their seats by the seams of their jeans. Cream, get the money and run it to